Ciao a tutti voi e bentornati in cucina. Ma è davvero possibile cucinare il polpo in maniera gustosa e accattivante con gli strumenti che abbiamo a casa senza ricadere nell'ormai intramontabile polpo con le patate? Vediamo insieme i tempi di cottura e i passaggi per realizzare la mia versione del polpo alla terra di olive. Questi gli ingredienti che ci occorrono. Ovviamente partiamo dal polpo. Questo qui è una pezzatura da 800 grammi. Se lo trovate quando andate in giro a comprarlo, cercate sempre pezzature superiori al chilo, il chilo e due. Questo perché? È preferibile perché la carne del polpo, una volta cotta, più è grande più risulterà tenero. Comunque io in questo caso non l'ho trovato, ho un polpo da 800 grammi e vediamo di realizzarlo in maniera ottimale ugualmente. Poi ho bisogno di 2 alici, un po' di olio di mais, qualche goccia di aceto di vino bianco, acqua gasata fredda a 3 gradi, foglie di basilico fresco, una patata, qualche spicchio d'aglio, pomodori essiccati, questi sono siciliani, del pane di segale, qualche oliva taggiasca, capperi asciugati dissalati, qualche oliva nera, del carbone vegetale, se avete quello in polvere è ottimale, se avete come me quello in pastiglie va bene uguale perché tanto andremo a sbriciolarlo. E un po' di olio extravergine di oliva. Ci fiondiamo immediatamente a vedere i passaggi, ma prima vi invito a iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto e a lasciare un like che per me è importantissimo. Dunque subito i procedimenti, ma prima sigla! La prima cosa che dobbiamo fare è andare a pulire il polpo. Allora, cosa tiriamo via del polpo? La prima cosa da tirare via è qui, abbiamo un ossicino qua dentro, il becco, questo qua va tirato fuori, ci possiamo aiutare con un coltellino e questa parte qua del becco deve venire via. Andiamo a tirare via anche l'interiora, qui solitamente li troviamo dentro la sacca, in questo caso non li abbiamo, però comunque è bene andare a controllare. Quindi si tira via anche il becco e poi qua abbiamo anche gli occhietti del polpo, quindi questi qua, attenzione che possono contenere sempre del liquido, ecco qui, andiamo a incidere in questa maniera e tiriamo via l'occhietto. Sciacquiamo bene sotto l'acqua corrente, ora facciamo un'operazione che si chiama acidificazione. Andiamo a mettere l'acqua gasata, quella fredda che vi ho detto deve essere almeno a 3 gradi, e andiamo a ricoprire completamente il polpo con l'acqua gasata. Ora, questa è un'operazione che potete fare anche a casa, tranquillamente. A cosa serve? Serve per andare a eliminare quella patina gelatinosa, che poi non è nient'altro che le proteine del polpo, in fase di cottura. Quindi con questa operazione qui sanifichiamo e andiamo a tirare via quella fastidiosa pellicina che poi ci troveremo nella cottura. Andiamo a mettere questo contenitore così com'è nel frigo per una decina di minuti. Mettiamo la pentola sul fuoco con dell'acqua e la portiamo in ebollizione. Dal momento in cui l'acqua bolle andiamo ad afferrare il polpo che l'abbiamo tirato via dalla sua acqua di acidificazione, lo afferriamo per la testa e andiamo ad inserirlo 3, 4, 5 volte per arricciare i tentacoli. Questo serve più che altro per avere un aspetto più accattivante, quindi andiamo ad immergerlo per qualche secondo, vedete già come tendono ad arricciarsi. Facciamo questa operazione 4, 5, 6 volte, dipende poi dalla grandezza del polpo. Vedete come sono? Molto bene, ora andiamo a calare all'interno il polpo, io lo metto a testa in giù, voilà. Aggiungo all'acqua un po' di aceto e la patata privata della pelle, questa qua mi servirà durante l'ebollizione per assorbire un po' di sapidità del polpo che potrebbe essere in eccesso, quindi con questa qui la vado un po' a regolare, non ha una funzione, non andremo poi a mangiarla, però la patata nel polpo come vedete in un modo o nell'altro ci finisce sempre. Chiudiamo. Quanto tempo deve andare il polpo? Allora, la cottura del polpo dipende molto dalla grandezza. Diciamo che su una pezzatura di 800 grammi io lo faccio andare tra i 25 e i 30 minuti, poi spengo il fuoco e lascio raffreddare il polpo nella sua acqua. Ovviamente andremo ad controllarlo
verificate che effettivamente con uno stuzzichino si possa penetrare le carni del polpo tranquillamente. A quel punto noi poi spegniamo e lo facciamo andare avanti così. Mi raccomando, dipende molto dalla grandezza. Se è un polpo molto grande non ci vorranno 20-30 minuti, ma magari arriviamo anche a 40-50 minuti in ebollizione. Andiamo a verificare la consistenza del polpo con uno stuzzichino. Guardate, si fa penetrare facilmente con uno stuzzichino, quindi la cottura va bene. Ora andiamo a lasciarlo dentro la sua acqua, spegniamo il fuoco e lo lasciamo così raffreddare dentro il suo liquido fino a quando sarà completamente freddo. Intanto che il polpo si raffredda, noi andiamo a preparare la terra di olive. In che modo? Prendiamo il pane di segale e iniziamo a tagliarlo. Andiamo a tirare via il nocciolo alle olive nere. Mettiamo all'interno di un trituratore le pastigliette di carbone vegetale, quindi andiamo a triturarle e a farle diventare in polvere. Molto bene. Ora aggiungiamo le olive e il pane di segale. Andiamo a stenderla su una carta da forno. Guardate che bel effetto che ha, sembra davvero una terra. Allora, ora lo dobbiamo fare essiccare, quindi lo facciamo andare a 100 gradi per 15 minuti. Potete utilizzare tranquillamente il forno di casa, quello statico, o altrimenti potete utilizzare, come farò io, il fornelletto, quindi quello ventilato, la classica friggitrice ad aria. Eccolo qua. Ecco l'effetto che abbiamo dopo l'essiccazione. Guardate che spettacolo. Sembra davvero di avere a che fare con della terra reale. Bene, ora lo mettiamo da parte e ci concentriamo sulla seconda decorazione. Andiamo a recuperare le foglie del basilico. Prendiamo quelle più belle, quelle più grandi, mi raccomando. Ne prendiamo qualcuna, non ne serviranno tante, però ovviamente più ne abbiamo e più riusciamo a provare a far venire fuori qualcosa di spettacolare fatto bene. Laviamo le foglie del basilico e le andiamo ad asciugare per bene. Vado a tamponarle con della carta assorbente. Prendiamo un piatto, andiamo a metterci sopra una pellicola trasparente. Questa è una pellicola da microonde, mi raccomando. Rivestiamo in questa maniera il piatto, facciamo in modo che la pellicola sia ben tirata. Prendiamo l'olio di mais, imbeviamo un pennellino qua e andiamo a spennellare completamente le foglie di basilico sopra e sotto. Ecco, vedete? Sopra e sotto completamente e le andiamo a stendere qui. Andiamo a riprendere nuovamente la pellicola trasparente per microonde e andiamo a ricoprire nuovamente il piatto. Eccole qua, devono rimanere il più teso possibile. Ora applichiamo qualche forellino e ce ne andiamo così nel forno microonde alla massima potenza per 2-3 minuti o comunque fino a quando le vedrete completamente croccanti. Imposto a 1000 watt per 2 minuti e mezzo. Facciamo attenzione nel recuperarle. E guardate come risultano. Vetrificate, le andiamo ad asciugare, ovviamente.
tiro via l'olio in eccesso e questo è l'effetto che abbiamo. Sono foglioline croccanti da andare a mettere come decorazione nel piatto finale. Ce ne andiamo sul fornello, accendiamo una padella, fuoco ben caldo sotto, aggiungo un po' di olio extravergine di oliva, faccio sciogliere un'acciughina all'interno, guardate che belle che sono queste acciughe. Aggiungo le olive, quelle taggiasche, i capperi dissalati e un paio di pomodori secchi. Mettiamo da parte il contenuto che abbiamo scaldato e recuperiamo il polpo che ha finito di raffreddarsi nella sua acqua. Allora, cosa dobbiamo fare? Eliminiamo la testa del polpo, via, questa qua la utilizzeremo per altre preparazioni e andiamo a recuperare i tentacoli. In che modo? Allora, io li servo 2 tentacoli alla volta, quindi e voilà. Vedete? Guardate come risulta morbidissimo il polpo, spettacolare. Andiamo ad asciugare per bene il polpo, facendo attenzione a non tirare via la pelle, questa ci serve. Eccolo qua. Spettacolo anche questo. Ora vado a spennellare un pochino il polpo con l'olio di mais, quello che abbiamo utilizzato per il basilico. Si può usare anche un olio di oliva, però l'olio di mais è più neutro in questa situazione, quindi lo preferisco. Rimettiamo sul fuoco la stessa padella di prima, ancora con tutto il rimasuglio del condimento che abbiamo fatto. Olio extravergine di oliva all'interno. Vado a rosolare 2 spicchi di aglio all'interno. L'aglio si è imbiondito, lo elimino prima che si bruci. Alzo un po' la fiamma e vado ad aggiungere il polpo. Vedete che bel colore che sta prendendo il polpo, Lo facciamo rosolare ancora per 30 secondi e lo tiriamo via. Andiamo ad inserire la terra, la polvere di terra. Il pomodoro essiccato, lo metto da questa parte, aggiungo anche qui tutte le olive che hanno insaporito, le olive, i capperi. Vado ad arrotolare l'acciughina, la lascio così arrotolata. La metto qui. Andiamo a mettere il polpo e infine andiamo a mettere su le foglioline vetrificate di basilico. Ne mettiamo una così, quasi quasi, visto che le ho fatte, ne metto ancora un paio così nel piatto. E andiamo a chiudere con un filo di olio extravergine di oliva. Ed ecco qua la mia versione del polpo sulla terra di olive nere. Molto bene, andiamo a vedere come è venuto questo spettacolo di piatto. Come potete vedere è praticamente un piatto che potete trovare tranquillamente in qualche ristorante. Lo fate tranquillamente a casa, vediamo se è anche buono, ovviamente. Andiamo a vedere subito se il polpo è cotto bene. E come vedete il coltello non fa da benché minima fatica ad andare a tagliare. Guardate qui come all'interno. Utilizzo un cucchiaio che è meglio, riesco a far stare tutto sopra. Fogliolina, anche un pezzettino di pomodoro essiccato. Guardate qua che meraviglia. Guardate il polpo, tutti gli elementi. Spettacolare. Mi metto qui a favore di camera
La prima considerazione è la cottura del polpo, che come vedete rimane morbidissimo. Poi c'è da dire che la terra di olive nere è una cosa spettacolare. Io gli ho aggiunto anche delle olive taggiasche per dare un po' di colore al piatto, però sinceramente anche soltanto la terra è qualcosa di straordinario. Fogliolina di basilico vetrificato dà qualcosa in più, quella croccantezza che già comunque abbiamo nella terra, ma vogliamo dare anche un po' di colore. Il polpo, dopo averlo ripassato in padella con un po' di aglio, rilascia anche quel sapore in più veramente eccezionale. La sapidità per me è giusta, voi potete comunque andare a correggerla. Tenete presente che nel piatto abbiamo le olive, abbiamo il pane di segale, abbiamo anche l'acciughina, insomma di sapidità ce n'è, però quella si può sempre correggere se preferite. Spero di avervi fatto scoprire un modo alternativo per cucinare il polpo, quindi una versione diversa dal solito polpo con le patate, che vi piaccia e che vi faccia venire voglia di ripeterlo e di proporlo ai vostri cari. Come sempre vi ringrazio, vi chiedo di lasciare un like al video se vi fosse piaciuto, di condividerlo con i vostri cari e di iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto. Vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti dalla Crapa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, meno male che il polpo ha soltanto 8 tentacoli.